Lo so che quello che sto per dire potrà sembrare un po' strano, visto il tema principale del canale, ma nella vita non esiste soltanto l'orto. E perché ti sto dicendo questo? Perché ho pubblicato un video la settimana scorsa in cui spiegavo alcune delle ragioni per cui sto diminuendo la superficie coltivata del mio orto. E quando dico orto mi riferisco principalmente a verdura, agli ortaggi. E leggendo i vari commenti, tra l'altro positivi, ma anche se fossero stati negativi, sotto quel video, ho capito che ci sono dei punti su cui sarebbe meglio dire altre due parole, spiegare un pochettino meglio cosa intendevo e qual è la mia situazione che mi spinge a ridurre appunto l'orto. In molti avete detto giustamente, ma come non preservi le cose? Qualcuno mi ha detto io faccio le conserve, qualcuno mi ha detto io essiccazione, congelatore, io faccio la giardiniera, eccetera, eccetera. Sono tutti dei suggerimenti molto apprezzati, ma come ho scritto anche già nelle risposte ai commenti, qualcosa faccio già anche io di conservazione, conserve, soprattutto pomodori, melanzane, qualcosa metto in congelatore, però non è una cosa così scontata il preservare i prodotti del tuo orto. Ci sono una serie di cose che ti servono per riuscire a preservare in maniera importante, in maniera significativa e con successo. Parto dal fattore chiave che è collegato anche comunque al titolo del video, cioè il tempo. Cioè, preservare le cose richiede comunque un certo impegno di tempo, a parte che cioè, devi essere in grado al momento in cui ti ritrovi in abbondanza di un determinato ortaggio, una determinata verdura, a fare il processo di conservazione in quel preciso istante. E non tutti abbiamo sempre disponibilità di tempo nel momento in cui ci serve, appunto per preservare la cosa, se vuoi fare la conserva di pomodoro, se vuoi fare una cosa, se ne vuoi fare un'altra. Al di là dell'orto abbiamo tutte le nostre responsabilità, lavoro, altri progetti. Io nello specifico, perché ti parlo della mia situazione in particolare, sono diventato babbo quest'anno, quindi ho una bimba piccola che si va a sommare a tutte le altre cose e non sempre quando ho abbondanza di un determinato prodotto in quel momento riesco ad avere il tempo per trattarlo, per lavorarlo. Quindi il fattore tempo è una cosa importantissima. Poi te magari mi dici, ma io sono in pensione, oppure io lavoro part time, oppure insomma hai una disponibilità di tempo, meglio per te, mi fa piacere. Io non riesco sempre, quindi faccio un po' di conservazione, ma nei limiti del mio tempo. Un altro limite è che comunque ci vuole lo spazio. Ti faccio l'esempio della congelazione. Abbiamo tutto il congelatore di casa che però lo spazio è limitato. Ci sono già anche altre cose, puoi congelare qualcosa, qualcosa c'entra, ma non è che c'entra una quantità così importante da dire vabbè, congela un po' di cose. Sì, le congeli un po' di cose, ma lo spazio è piccolo. Una soluzione sarebbe magari un congelatore a pozzetto e te magari ce l'hai. Però il congelatore a pozzetto innanzitutto va comprato e quindi sono soldi. Lo so che non costano tanto, però non tutti abbiamo le solite possibilità, né io né te e né le altre persone che guardano il video. Poi una volta comprato il congelatore a pozzetto, per esempio, va messo da qualche parte, ci deve essere lo spazio. Quindi senza lo spazio, cioè può anche dire mi compro il congelatore a pozzetto, ma poi ci deve avere un posto dove metterlo. Altra cosa che serve e non è scontato che tutti ce l'abbiano è comunque la strumentazione anche per conservare alcuni prodotti. Ti faccio l'esempio della passata, la classica passata di pomodoro, comunque insomma i barattoli del pomodoro. Innanzitutto devi comprare un tot di barattoli e poi tutti gli anni dovresti comprare in teoria i tappi nuovi, quindi già un po' di barattoli è la prima spesa. Poi questi barattoli vanno sterilizzati, poi una volta che hai preparato la passata, magari anche con un passaverdure, se ne fai tanta sarebbe meglio di quelli elettrici che ti levano la buccia ai semi, per intendersi. Comunque cose per arrivare ad averci il pomodoro, sterilizzati i barattoli e poi dopo bisogna fare il sottovuoto, quindi ci vorrà un fuoco grande con una pentola grande, perché se no ti ritrovi a fare come faccio io, che quando faccio la passata di pomodoro faccio 4 barattoli alla volta, perché non ho una pentola grande, non ho un posto insomma per farlo e di gas spendi tantissimo.
Oppure se vuoi essiccare alcune cose, bisogna che il tempo sia favorevole, poi ci deve avere uno spazio dove mettere magari delle reti di essiccazione, oppure in alternativa gli essiccatori quelli elettrici. Però gli essiccatori elettrici di qualità costano. Io ce l'avevo 2 o 3 anni fa, un essiccatore nemmeno malissimo, l'avevo pagato mi sembra intorno ai 100 €, però ci volevano quasi 2 giorni per essiccare delle cose. Anche lì comunque dovevi fare più cicli, consumava tanta corrente, quindi anche il discorso essiccazione ci vogliono degli strumenti o degli spazi per avere le reti, ammesso che poi il tempo sia quello giusto. Quindi per chiudere il capitolo preservazione, ti ringrazio per i commenti che mi suggerivano appunto i vari modi di preservare. In parte già lo faccio, però non riesco a farlo in maniera così significativa, cioè da preservare tutto al momento giusto con gli strumenti giusti. Aggiungo proprio a margine di questa sezione una cosa che mi dimentico sempre di dire, e anche adesso me l'ero dimenticato: anche la fermentazione è un sistema che mi piace molto e sul quale sto cercando di capirne un pochino di più, e spero prossimamente di poterti dire qualcosa anche su questo sistema. In passato forse ho già messo qualcosa su Instagram, forse lo farò ancora, nei video non lo so perché non sono un esperto, ma è un sistema che comunque sono sicuro che conosci già e a me piace molto. Capitolo animali. Qualcuno mi ha detto io lo do alle galline, quello che mi avanza, qualcuno mi ha detto comprati le galline così poi gli dai le verdure. Allora, se mi segui forse lo saprai già, le galline ce le ho a casa, ne ho 3 per il consumo nostro personale di uova, ma non solo uova, perché una cosa importantissima che ti danno le galline è anche concime, cioè la pollina, gli escrementi. Noi tutti i giorni puliamo il pollaio, dentro il pollaio viene messo truciolato di legno, non trattato chiaramente, nuovo tutti i giorni, e rimuoviamo gli escrementi tutti i giorni che vanno nel compost. Quindi dopo un bel po' di mesi comunque daranno un grandissimo nutrimento al compost che poi utilizzo, l'hai visto nella serra qui dietro, nei cassoni, ho fatto un video di recente sui cassoni, quindi ho le galline per le uova e per il concime. E già gli do anche delle volte degli scarti, soprattutto in questo periodo, dei cavoli, le foglie un po' sciupate. Però ecco, se devo arrivare a comunque a dire vabbè io coltivo poi quel che avanza, mezzo campo lo do alle galline, boh, non mi trovo troppo d'accordo su questa cosa, nel senso glielo do volentieri quando c'è le foglie di scarto, già mangiano a sufficienza, tra l'altro gli diamo anche un mangime naturale, nemmeno quello per ovaiole, per spingere alla produzione, un mangime nutriente, più appunto tutto quello che trovano razzolando a casa, c'hanno il suo spazio, più appunto gli scarti. Quindi ecco, apprezzo il suggerimento degli animali, ho già le galline e già mangiano un po' della roba del campo. Per chiudere il capitolo galline, ti dico anche che tra l'altro non mangiano proprio tutto, sì, mangiano diverse cose, ma non tutto, e pensando di coltivare comunque un mucchio di roba, perché tanto poi tutto quello che avanza lo do alle galline, io personalmente preferisco dedicare quella parte di orto ad altre coltivazioni o ad altri progetti che mi possono dare altro. Sfruttare quella parte di campo che attualmente coltivo per niente quasi, per altri progetti. Poi c'è stato qualche commento che mi diceva giustamente di regalare le cose a amici, parenti, eccetera, eccetera. Io l'avevo già detto nel video, però forse non mi sono spiegato troppo bene. Le persone vicino a me, intorno a me, non sono grossi consumatori di verdura. Io ogni tanto qualcosa do, però poco, anche perché poi comunque ti dico la verità, sembra quasi di pregarli, di regalargli la roba, e quindi cioè, non mi sento più di insistere. Quando ne ho la possibilità e ho qualcuno sotto mano e ho abbondanza di qualcosa, glielo do volentieri, ma non ho così tante persone come magari puoi avere te, o se qualcuno mi ha scritto che lo dà ai vicini.
è una bellissima cosa, delle volte l'ho dato anch'io a dei vicini, però poi anche il tempo di prendere la roba, portarla in giro perché non se la vengono nemmeno a prendere, e allora ho detto vabbè, se la cosa non è apprezzata più di tanto, coltiverò un pochettino di meno. Poi se avrò delle cose in più, cioè le regalo volentieri. È una cosa che ti invito a fare, se te hai la possibilità, è una cosa bellissima di regalare o anche scambiare, barattare, qualcuno mi sembra mi abbia scritto. Qualcuno poi mi ha detto di vendere il surplus, mi sembra 2 o 3 giorni fa, e infatti gli ho risposto che cioè io attualmente ho sempre la partita IVA azienda agricola, sto cambiando prodotto, però adesso non le vendo più, però prima le vendevo. Poi c'è stato un commento che mi diceva: "Ma non fai le semine scalari?" Allora, sì, chiaramente le faccio le semine scalari, grazie per il suggerimento, e nel corso degli anni devo dire che sono anche abbastanza migliorato, a fare questa cosa. Quindi niente, sì, cioè lo faccio già, in parte aiuta a risolvere un po' il problema, che problema non è. Anche se poi c'è da dire che anche se te diventi un pochettino più bravo, no, con il tempo, poi ci sono altri fattori come il tempo, le temperature, se per esempio fa un po' troppo caldo, ti fa maturare troppo presto delle cose, che invece dovevano maturare più in là, quindi, ti rovina un po' il discorso della semina scalare, però è sicuramente uno strumento molto utile, anche se, cioè, ti dico, visto che appunto non esiste soltanto l'orto nelle nostre vite, a volte è più semplice per qualcuno, e lo capisco, magari cercare di seminare un po' tutto insieme, oppure semini insieme varietà precoci e tardive che però non sempre poi coincidono. Comunque anche lì bisogna avere il tempo di farle queste cose, di fare più semine durante la stagione. Magari non ce la fai con il tempo perché hai altre responsabilità. Quindi ricapitolando il tutto, non tutti abbiamo le stesse possibilità di tempo, di spazio, economiche, e magari non tutti abbiamo, le solite abilità. Nel mio caso, ti ho spiegato per alcune, la maggior parte delle ragioni per cui riduco il mio orto, e ribadisco che sto parlando di orto orticole, verdure. Preferisco utilizzare lo spazio che risparmio in altri progetti che ho già in corso da qualche anno, e preferisco espandere quelli, o piantare magari anche altre cose che non siano verdure, ma cose che mi possono dare cibo e posso mantenere utilizzando meno tempo, visto che non ho molto tempo a disposizione, e quindi preferisco fare così. Spero di aver chiarito un pochettino meglio, i punti, che avevo accennato in quell'altro video. Se non l'avevi ancora visto ti lascio il link in descrizione, vallo pure a vedere così magari, hai un pochettino più di contesto, e grazie per aver visto il video fino alla fine, ci vediamo alla prossima. Ciao.